Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Isabella. Vivevo a casa di mia sorella maggiore. Una notte, quando la casa era silenziosa e mia sorella era fuori, mi avvicinai alla camera da letto principale. Sapevo che non era in casa. Aprii la porta e poi commisi l'errore più grande della mia vita. Questa è la mia storia. È una storia di gelosia, debolezza, vergogna e di una dura lezione imparata a caro prezzo. Ho 22 anni. Mia sorella maggiore si chiama Carla, ha 28 anni. Suo marito si chiama Dario. Quando ero più giovane ero una brava ragazza. Ascoltavo i miei genitori, studiavo, amavo mia sorella, ma Carla era sempre quella migliore. Era intelligente, era bella, lavorava duramente, ha frequentato una buona università, ha trovato un buon lavoro, ha comprato una bellissima casa e ha sposato un uomo gentile. Io ero diversa. Mi sono sempre sentita persa. Non sapevo cosa volevo fare nella vita. Andavo a scuola, ma non mi piaceva. Ho lasciato gli studi presto. Poi ho provato molti lavori. Ho lavorato in un negozio. Ho lavorato in un ristorante. Ho lavorato in piccoli posti per pochi soldi. Ma nulla durava, perdevo un lavoro dopo l'altro. Ero distratta, non ero concentrata. Continuavo a sognare, ma non costruivo nulla. Poi un giorno persi di nuovo il lavoro. Non avevo risparmi, non potevo più pagare l'affitto. Il proprietario del mio piccolo appartamento mi disse di andarmene. Mi sentii spaventata e piena di vergogna. Per 2 giorni piansi da sola. Non volevo chiamare Carla. Non volevo che vedesse quanto avevo fallito, ma non avevo altra scelta. Così la chiamai. Carla, dissi, ho bisogno di aiuto. Non mi sgridò. Non mi giudicò. Disse soltanto: vieni a stare da noi per un po', sei mia sorella. Preparai una piccola valigia e presi un autobus per la sua città. Quando arrivai a casa sua mi sentii ancora più piccola. La casa era bellissima, aveva una porta bianca e pulita, un bel giardino e fiori rossi vicino ai gradini dell'ingresso. Carla aprì la porta e mi abbracciò. Benvenuta, Isabella, disse. Poi vidi Dario dietro di lei. Era alto, con i capelli scuri e occhi gentili. Mi sorrise educatamente. Ciao Isabella, disse. Benvenuta a casa nostra. La sua voce era calma e rassicurante. Qualcosa di strano si mosse dentro il mio petto. Abbassai subito lo sguardo. Grazie, sussurrai. Mi diedero una stanza al piano di sopra. Aveva un letto morbido, lenzuola bianche e una grande finestra. Quella notte rimasi sdraiata a fissare il soffitto. La mia vita sembrava distrutta, ma la loro vita sembrava perfetta. Carla era perfetta. Dario era perfetto. La loro casa era perfetta. E lentamente iniziai a desiderare ciò che aveva Carla. Passarono i giorni.
Poi le settimane. Rimasi nella loro casa, ma non trovai lavoro. Carla usciva presto ogni mattina e tornava tardi la sera. Dario lavorava da casa nel suo ufficio. Così, per la maggior parte del tempo, ero in casa con lui. La mattina preparava il caffè. A volte ne preparava una tazza anche per me. «Ecco, Isabella», diceva gentilmente, «spero che tu abbia una buona giornata». Mi chiedeva se stavo bene, mi chiedeva se avevo bisogno di qualcosa. Era sempre rispettoso e questo rendeva tutto ancora più difficile. Cominciai a osservarlo troppo spesso. Lo guardavo bere il caffè, lo guardavo sorridere durante le telefonate, lo guardavo lavorare alla sua scrivania. Era un bravo uomo e amava Carla, parlava di lei con orgoglio. «Carla lavora così duramente», diceva. «Carla è straordinaria». Ogni volta che pronunciava il suo nome, la gelosia bruciava dentro di me. Perché Carla aveva tutto, una carriera, una casa, un marito, un futuro. E io cosa avevo? Solo una valigia e un cuore pieno di invidia. Quella gelosia lentamente si trasformò in qualcosa di oscuro. Smisi di vedere Dario come il marito di mia sorella. Cominciai a vederlo come un uomo che desideravo. Volevo che si accorgesse di me. Volevo che mi sorridesse in modo diverso. Volevo che scegliesse me. Sapevo che era sbagliato. Carla mi aveva aiutata. Mi aveva dato da mangiare, una stanza e un posto sicuro, ma la mia mente era confusa. A volte indossavo bei vestiti in casa, mi truccavo, passavo davanti al suo ufficio sperando che alzasse lo sguardo. Lui sorrideva sempre con gentilezza. «Stai bene, Isabella? Esci?» mi chiedeva. «No», rispondevo, «resto a casa». Poi tornava al suo lavoro, era soltanto gentile, ma io immaginavo qualcosa di più. Un giorno Carla tornò a casa stanca. «Devo partire per lavoro», disse. «Starò 3 giorni in un'altra città». Il mio cuore ebbe un sussulto. 3 giorni. Lei sarebbe stata via. Dario la baciò e disse: «Non preoccuparti. Isabella e io staremo bene». La mattina seguente Carla partì. Quando la sua auto scomparve dalla strada, Dario si voltò verso di me. «Cosa vuoi mangiare stasera?» «Pasta», risposi. Lui sorrise. «Allora sarà pasta?» Quella sera cucinò la cena. Mangiammo insieme. Parlammo di cose semplici. Film, tempo, cibo. Lui rideva. Io ridevo. Ma stava soltanto essendo gentile con la sorella di sua moglie. Io non vedevo la verità. Alle 10 si alzò. «Sono stanco», disse. «Buonanotte, Isabella». Salì al piano di sopra. Io rimasi nel soggiorno. Il film finì. Lo schermo diventò nero e la mia mente cominciò a fare rumore. Una voce sciocca dentro di me disse: «Vai da lui».
mi alzai. Lentamente salii le scale. Il corridoio era buio. La luce della luna entrava dalla finestra. Passai davanti alla mia stanza, poi mi fermai davanti alla camera matrimoniale. La mia mano tremava mentre toccavo la maniglia. Aprii la porta in silenzio. Dario stava dormendo. Entrai nella stanza. Sapevo che era sbagliato, ma non mi fermai. Sollevai la coperta e mi infilai nel letto. Il letto era caldo. Mi sdraiai accanto a Dario, ma non lo toccai. Rimasi soltanto lì, nel buio. Potevo sentire il suo respiro lento, dentro e fuori, dentro e fuori, ma il mio respiro era veloce. Per un breve momento provai una strana felicità. Pensai di essere vicina a lui, pensai che fosse ciò che desideravo. Poi Dario si mosse, sentì la coperta muoversi, sentì qualcuno accanto a lui, si girò e il suo braccio toccò la mia spalla. All'improvviso smise di respirare per un istante. Poi si sedette di scatto e accese la lampada. La luce intensa riempì la stanza. Mi fissò. I suoi occhi erano spalancati. Sul suo volto c'era solo shock. «Isabella», sussurrò, «che cosa ci fai qui?» Non riuscivo a rispondere. Avevo la bocca secca. Tutta la mia sciocca felicità scomparve in un secondo. Ora provavo soltanto paura. «Isabella, stai bene?» chiese. «È successo qualcosa? Hai fatto un brutto sogno?» Pensava che fossi spaventata. Non aveva ancora capito. Lo guardai e capii che dovevo parlare. «No», sussurrai, «volevo essere qui con te». La stanza diventò terribilmente silenziosa. Guardai il suo volto cambiare. Prima ci fu lo shock, poi arrivò la rabbia, una rabbia fredda. Si alzò immediatamente dal letto e indicò la porta. «Vattene», disse. La sua voce era calma, ma dura. «Dario, io...» «Esci subito da questa stanza», disse. «Scendi da quel letto». La vergogna mi attraversò come un incendio. Saltai giù dal letto. Mi sentivo male allo stomaco. Non riuscivo a credere a ciò che avevo fatto. Avevo distrutto tutto. Corsi verso la porta. Prima che uscissi, parlò di nuovo. «Isabella». Mi fermai, ma non mi voltai. «Sei la sorella di Carla», disse. «Non fare mai più una cosa del genere. Prepara le tue cose. Domattina voglio che tu sia andata via». Corsi nella mia stanza e chiusi la porta. Mi lasciai cadere sul letto e piansi più forte di quanto avessi mai pianto in vita mia. Odiavo me stessa. Odiavo i miei pensieri stupidi. Dario amava Carla, l'aveva sempre amata. Non mi aveva mai guardata in quel modo. Tutto era stato soltanto nella mia testa. Non aspettai il mattino. Non potevo affrontarlo di nuovo. Presi la mia piccola valigia e ci infilai dentro i vestiti. Non piegai nulla. Presi la giacca. Avevo solo pochi soldi in tasca, appena sufficienti per un biglietto. Prima di andarmene, trovai una penna e un foglio in cucina.
Scrissi un breve messaggio. Mi dispiace. Per favore, dite a Carla che mi dispiace. Non tornerò mai più. Lasciai il foglio sul tavolo, poi aprii la porta d'ingresso e uscii nella fredda notte. Il vento mi sfiorò il viso. Non mi voltai a guardare quella bellissima casa. Camminai verso la stazione ferroviaria. Era molto lontana. Mi facevano male i piedi, ma continuai a camminare. Volevo fuggire da quella casa, volevo fuggire dalla mia vergogna, ma soprattutto volevo fuggire da me stessa. Alla stazione c'era soltanto un uomo stanco che vendeva i biglietti. «Dove vai?» mi chiese. «In un posto lontano», risposi, «in una grande città». Mi diede un biglietto. Io gli diedi quasi tutti i miei soldi. Poi mi sedetti su una panchina dura e aspettai. Alle 3 del mattino arrivò il treno. Salii a bordo e trovai un posto vuoto vicino al finestrino. Mentre il treno partiva, le luci della città scomparivano dietro di me. Appoggiai la testa contro il vetro freddo e piansi in silenzio. Ora ero davvero sola. Niente sorella, nessuna casa, nessun posto dove andare. La mattina arrivò lentamente. Il cielo si colorò di rosa e arancione. Fuori era bellissimo, ma dentro di me mi sentivo brutta e spezzata. Il treno si fermò in una grande stazione. Scesi con la mia piccola valigia. La città era enorme. Le persone camminavano in fretta, parlavano a voce alta, portavano caffè e borse. Nessuno mi guardava. Nessuno mi conosceva. Per la prima volta ero felice di essere invisibile. Uscii dalla stazione. Alti edifici si alzavano sopra di me. Le strade erano piene di automobili. Il rumore era ovunque. Camminai per ore. Avevo fame e sete. Ma non avevo soldi per comprare da mangiare. Avevo bisogno di una stanza. Avevo bisogno di un lavoro. Finalmente arrivai in una vecchia strada in un quartiere povero della città. Su una finestra c'era un cartello: camera economica in affitto. Bussai alla porta. Ad aprirmi fu una donna anziana. Aveva i capelli grigi e occhi gentili. «Sì?» chiese. «Ho bisogno di una stanza», risposi. Lei osservò il mio volto stanco. «Sembri smarrita, ragazza mia», disse. «Entra». Si chiamava signora Green. La casa era vecchia e profumava di zuppa e libri. Mi mostrò una stanza minuscola. C'erano un piccolo letto, una sedia e una finestra. «Costa $50 a settimana», disse. Abbassai lo sguardo. «Non ho i soldi oggi, ma troverò un lavoro. Prometto che pagherò domani». La signora Green studiò il mio viso. Poi sospirò. «Puoi restare per questa notte, ma domani dovrai pagare». «Grazie», dissi. Avrei voluto riposare, ma non potevo. Mi lavai il viso con acqua fredda e uscii a cercare lavoro. Chiesi in un supermercato. Mi dissero di no. Chiesi in un negozio di fiori. Mi dissero di no.
Chiesi in diversi ristoranti. Ancora e ancora la risposta fu no. Mi facevano male i piedi. Avevo lo stomaco vuoto. Poi vidi un caffè molto affollato. L'insegna diceva Leo's Café. Sulla porta c'era un foglio. Cercasi lavapiatti. Inizio immediato. Entrai. Dietro il bancone c'era un uomo robusto con una folta barba. Sono qui per il lavoro da lavapiatti, dissi. Lui mi osservò. È un lavoro duro, disse. Acqua bollente, piatti pesanti, orari lunghi. Posso farcela, risposi. Per favore, ho bisogno di questo lavoro. Lui annuì. Io sono Leo. Vai sul retro. Indossa un grembiule. Inizia subito. La cucina era calda. Il lavandino era pieno di piatti sporchi, tazze e pentole. Indossai il grembiule e cominciai a lavare. L'acqua mi bruciava le mani, mi faceva male la schiena, il vapore mi colpiva il viso. Ma non mi fermai. Per 6 ore lavai tutto. Alla fine della giornata Leo guardò la cucina pulita. Lavori bene, disse. Mi pagò e mi diede un panino. Mangia, disse. Sembri affamata. Tornai a piedi a casa della signora Green nel buio. Pagai l'affitto. Poi mi sedetti sul piccolo letto e mangiai lentamente il panino. Aveva un sapore migliore di qualsiasi pasto costoso. Quella notte mi faceva male tutto il corpo. Le mie mani erano rosse. La schiena mi doleva. Ma per la prima volta dopo molto tempo sentii un piccolo senso di orgoglio. Avevo lavorato, avevo guadagnato dei soldi, avevo pagato la mia stanza da sola e non avevo chiesto nulla a Carla. Passarono i giorni, poi passarono le settimane e le settimane diventarono mesi. La mia vita divenne molto semplice. Ogni mattina mi svegliavo alle 6. La mia piccola stanza era sempre fredda. Mi lavavo il viso con acqua fredda, poi andavo a piedi al Leo's Café, indossavo il grembiule, lavavo i piatti, pulivo le tazze, spazzavo il pavimento, pulivo i tavoli. Il lavoro era duro. Le mie mani diventarono secche e ruvide. A volte avevo piccoli tagli sulle dita. Ogni sera mi facevano male i piedi, ma la mia mente diventò più tranquilla. Il duro lavoro mi aiutava. Quando il corpo è molto stanco, la mente ha meno tempo per pensare alla vergogna, meno tempo per pensare alla gelosia, meno tempo per pensare ai desideri oscuri. Di notte non sognavo molto. Dormivo e basta. Al caffè lentamente mi feci un'amica. Si chiamava Anna, era una cameriera. Aveva più o meno la mia età. Aveva lunghi capelli rosso fuoco e una risata forte e allegra. Anna parlava con tutti, conosceva i clienti abituali, conosceva i loro nomi, sapeva quale caffè preferivano. Un pomeriggio stavo mangiando il pranzo da sola nel retro del locale. Anna entrò e si sedette accanto a me. Ciao Isabella,
disse: «Perché mangi sempre da sola?» «Sono solo stanca», risposi. «Sei sempre stanca», disse. Poi mi porse una mela. «Mangia questa, hai bisogno di qualcosa di fresco, sei troppo pallida». Guardai la mela. «Grazie», dissi. Da quel momento cominciammo a parlare sempre di più. Anna mi raccontò della sua famiglia. Erano rumorosi, affettuosi e sempre circondati dalla musica. Poi mi chiese della mia famiglia. Il mio cuore si fece pesante. «Ho una sorella», dissi piano. «Dov'è?» chiese Anna. «Lontano», risposi. «Non ci parliamo più». Anna guardò il mio viso, capì che era una storia dolorosa. Così non fece altre domande. Invece sorrise e disse: «Allora adesso, ahimè, possiamo essere amiche». Per la prima volta, dopo molti mesi, sorrisi davvero. «Sì», dissi, «amiche». Avere Anna nella mia vita fece sembrare la città meno solitaria. Dopo il lavoro, a volte passeggiavamo nel parco, guardavamo gli uccelli, compravamo gelati economici. Lei mi faceva ridere, mi aiutò anche a essere meno timida con le persone. Io ero silenziosa e riservata, ma Anna era coraggiosa. Mi insegnò come parlare ai clienti. Un giorno Leo si avvicinò al lavandino e guardò i piatti puliti. «Isabella», disse, «lavori troppo velocemente. Il lavandino è sempre vuoto». Pensai che fosse arrabbiato, ma lui sorrise. «Lavati le mani, mettiti una camicia pulita. Oggi lavorerai come cameriera. Anna ti insegnerà». Mi innervosii. «Ma non so come parlare ai clienti», dissi. «Imparerai», rispose Leo. «Vai». Così diventai una cameriera. All'inizio fu molto difficile. Lavare i piatti era più semplice. Ora dovevo sorridere, dovevo ricordare le ordinazioni, dovevo parlare chiaramente, commettevo errori. Feci cadere una tazza, portai la torta sbagliata a un cliente, dimenticai il tè di qualcuno, ma Anna mi aiutava. «Sorridi, Isabella», mi diceva sempre, «un sorriso aiuta». Poco a poco imparai a dire: «Buongiorno, cosa desidera oggi?» Imparai a portare il caffè senza tremare. Imparai a guardare le persone negli occhi e lentamente cominciai ad apprezzare quel lavoro. Poi arrivò l'autunno. Gli alberi diventarono gialli e marroni. L'aria si fece fredda. Le persone venivano al caffè per bere caffè caldo e mangiare dolci appena sfornati. Un martedì piovoso, un uomo entrò nel caffè. Indossava un cappotto marrone, aveva gocce di pioggia sulle spalle, portava un libro sotto il braccio, aveva un volto gentile e occhi pieni di bontà. Si sedette vicino alla finestra. Mi avvicinai al suo tavolo con un menù. «Buongiorno», dissi. «Cosa posso portarle?» Lui alzò lo sguardo dal libro. I suoi occhi erano caldi e rassicuranti. «Un caffè nero, per favore», disse.
La sua voce era calma. Gli portai il caffè. Mi ringraziò e sorrise. Rimase a lungo. Lesse il suo libro e bevve il caffè lentamente. Prima di andarsene mi sorrise di nuovo. Non sembrava un sorriso di semplice cortesia. Sembrava sincero. Sembrava un sorriso rivolto soltanto a me. Sentii un calore nel petto, ma poi ricordai il mio passato. Ricordai il volto arrabbiato di Dario. Ricordai la vergogna. Distolsi subito lo sguardo. Mi dissi: non meriti un uomo per bene. L'uomo tornò il giorno dopo. E poi tornò ancora. Ben presto cominciò a venire quasi ogni giorno. Si chiamava Matteo. Era un insegnante di storia in una scuola vicino al caffè. Amava i libri, amava i luoghi tranquilli e amava il caffè nero. Ogni giorno parlavamo un po' di più. Un giorno mi chiese: come ti chiami? Isabella, risposi. Isabella, ripeté, è un nome bellissimo. Il mio viso si scaldò. Grazie, dissi. Matteo non era ricco, non aveva una grande casa. Viveva in un piccolo appartamento pieno di libri, ma era gentile in un modo profondo. Quando parlavo, lui ascoltava, non distoglieva lo sguardo, non controllava il telefono. Ascoltava con tutto il cuore. Arrivò l'inverno, la neve coprì le strade della città. Fuori il mondo era freddo, ma dentro il caffè era caldo. Una sera il mio turno finì alle 6. Indossai il cappotto e uscii. Matteo era in piedi vicino alla porta. La neve si era posata sul suo cappello e sulla sua sciarpa. Matteo, dissi sorpresa, che cosa ci fai qui? Sembrava nervoso. Ti stavo aspettando, disse. Ti andrebbe di cenare con me? Una vera cena, non solo un panino del caffè. Il mio cuore ebbe un sussulto. Una parte di me voleva dire sì, ma la paura tornò subito. Pensai a Carla, pensai a Dario, pensai: sono una persona cattiva, farò soffrire anche lui. Non posso, dissi. Mi dispiace. Cominciai ad allontanarmi. Matteo mi seguì. Isabella, aspetta. Ho fatto qualcosa di sbagliato? No, risposi in fretta. Tu sei gentile, sei una brava persona, ma io no. Mi guardò confuso. Che cosa vuoi dire? Mi fermai sotto un lampione. La neve cadeva intorno a noi. Tu non mi conosci, dissi. Ho commesso errori terribili. Non sono una brava persona. Non voglio farti del male. Matteo non se ne andò. Mi guardò soltanto con occhi tristi e pieni di dolcezza. Isabella, disse piano, tutti hanno un passato, tutti commettono errori, ma le persone possono imparare, possono cambiare. Abbassai lo sguardo. Lui continuò. Ti vedo al caffè, vedo quanto lavori duramente, vedo come aiuti Anna.
Vedo come parli con gentilezza alla signora anziana che viene ogni venerdì. Io non vedo una cattiva persona, vedo una donna che sta cercando di migliorare. Le sue parole toccarono qualcosa di profondo dentro di me. Nessuno mi aveva mai parlato così. Per favore, disse, solo una cena. Possiamo semplicemente parlare. Guardai i suoi occhi caldi. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sentii al sicuro. Va bene, sussurrai, solo una cena. Matteo e io andammo in un piccolo ristorante italiano. Il locale era caldo e accogliente. Profumava di pane fresco, aglio e salsa di pomodoro. Mangiammo pizza e parlammo a lungo. Matteo mi raccontò della sua infanzia. Era cresciuto vicino a una fattoria. Da bambino amava gli animali. Mi raccontò storie divertenti sulla scuola, sulle mucche e sui vecchi insegnanti. Risi più di quanto avessi riso negli ultimi anni. Quella sera sembrò l'inizio di qualcosa di nuovo. Dopo quel giorno, Matteo e io passammo sempre più tempo insieme. La domenica visitavamo musei, passeggiavamo lungo il fiume, davamo piccoli pezzi di pane alle anatre, guardavamo l'inverno trasformarsi lentamente in primavera. La neve scomparve. Le foglie verdi tornarono sugli alberi, i fiori sbocciarono nei parchi e anche il mio cuore si aprì. Mi stavo innamorando di Matteo, ma questo amore era diverso dal sentimento oscuro che avevo provato per Dario. Non era gelosia, non era desiderio egoista, non era il voler vivere la vita di qualcun altro. Era qualcosa di calmo, qualcosa di sincero. Era nato dalla gentilezza e dall'amicizia, ma un segreto continuava a pesare nel mio cuore. Matteo non conosceva tutta la verità su Carla e Dario, non sapeva quello che avevo fatto quella notte. Sapevo che dovevo dirglielo. Non potevo costruire una nuova vita su una menzogna nascosta. Se mi amava, aveva il diritto di sapere tutto e se avesse deciso di andarsene, lo avrei accettato. Un sabato sera invitai Matteo nella mia piccola stanza. La signora Green era al piano di sotto a leggere. Preparai del tè sul mio piccolo fornello. Matteo si sedette sulla sedia. Io mi sedetti sul letto. La stanza sembrava molto silenziosa. Le mie mani tremavano mentre gli porgevo la tazza. Matteo, dissi piano, devo raccontarti una cosa. Lui appoggiò la tazza. Ti ascolto, disse. Guardai le mie mani. Quando ci siamo conosciuti ti ho detto che avevo fatto qualcosa di brutto, ma non ti ho mai spiegato cosa fosse. Feci un respiro profondo. Adesso devo dirtelo. E allora gli raccontai tutto. Gli raccontai di quanto mi sentissi persa. Gli raccontai di aver perso il lavoro. Gli raccontai di come Carla mi aveva aiutata. Gli raccontai della sua bellissima casa. Poi gli parlai di Dario. Le lacrime iniziarono a scendere. Ero gelosa, dissi. Volevo la vita di Carla, volevo suo marito.
mi ero convinta che lui volesse me. La mia voce diventò ancora più debole. Una notte, mentre Carla era via, entrai nella loro camera da letto, mi infilai nel letto di Dario. Cominciai a piangere ancora più forte. So che era sbagliato. Lui si svegliò, si arrabbiò, mi disse di andarmene. Io scappai come una codarda. Ho ferito mia sorella, ho tradito la sua fiducia. Ero una persona terribile. Mi coprii il viso con le mani. Aspettavo che Matteo gridasse, aspettavo che se ne andasse, ma non lo fece. La stanza rimase in silenzio. Poi sentii la sua mano sul mio ginocchio. Alzai lo sguardo, era seduto accanto a me. Il suo volto era triste, ma non arrabbiato. Isabella, disse, guardami. Lo guardai. Quello che hai fatto era sbagliato, disse. Annuii continuando a piangere. Molto sbagliato, continuò. Ma un terribile errore non deve diventare tutta la tua vita. Come puoi dirlo? Sussurrai. Perché vedo chi sei adesso, rispose. Vedo quanto lavori duramente, vedo quanto sei gentile con le persone del caffè, vedo come aiuti Anna, vedo una donna che sta cercando di diventare migliore. Le sue parole mi fecero stringere il cuore. Nessuno mi aveva mai parlato così. Eri smarrita, disse Matteo, ma non sei più quella ragazza. Poi mi prese le mani. Ti amo, Isabella. Il tuo passato non mi impedisce di amarti. Per un attimo mi mancò il respiro. Mi ami? Sì, disse, e credo che tu possa guarire. Mi abbracciò e io piansi sulla sua spalla. Per la prima volta sentii un po' di perdono. Ma poi Matteo si allontanò dolcemente. C'è ancora una cosa, disse. Cosa? Devi chiamare Carla. La paura mi riempì il cuore. No, non posso. Mi odia. Forse è ancora arrabbiata, disse Matteo. Ma le devi delle vere scuse. Un biglietto non basta. Sapevo che aveva ragione. Il giorno seguente andai a una cabina telefonica pubblica. Matteo rimase fuori ad aspettarmi. La mia mano tremava mentre inserivo la moneta. Composi il numero di Carla che ricordavo a memoria. Il telefono squillò. Una volta, 2 volte, 3 volte. Poi sentii la sua voce. Pronto? La gola mi si chiuse. Pronto? Disse di nuovo. Chi parla? Carla, sussurrai. Sono Isabella. Seguì un lungo silenzio. Poi la sua voce diventò fredda. Isabella! Ti prego, non riattaccare, dissi in fretta. Voglio solo chiederti scusa. Poi ti lascerò in pace, se è quello che desideri. Un altro silenzio. Poi disse: Parla. Mi dispiace, dissi. Mi dispiace tantissimo. Ero gelosa e distrutta. Ti ho tradita. Mi hai aiutata e io ti ho ferita. Sono scappata perché mi vergognavo. Non ti chiedo di perdonarmi.
Avevo solo bisogno di dirti che so di aver sbagliato. Piangevo al telefono. Sto cercando di cambiare. Adesso lavoro, pago il mio affitto. Sto cercando di diventare una persona migliore, ma non potevo andare avanti senza chiedere scusa a mia sorella. Per un momento non sentii nulla. Poi sentii Carla piangere. Isabella, disse, hai idea di quanto fossi preoccupata? Mi dispiace, sussurrai. Ti abbiamo cercata, disse. Dario mi ha raccontato tutto. Ero arrabbiata, ma dopo qualche giorno ho avuto paura. Pensavo che ti fosse successo qualcosa di terribile. Le sue parole mi spezzarono il cuore. Nonostante tutto, si era preoccupata per me. Sei al sicuro? Chiese. Mangi abbastanza? Sì, risposi. Ho una stanza. Lavoro in un caffè. Sono al sicuro. Lei fece un lungo respiro. Non posso dimenticare quello che è successo, disse. Fa ancora male. Ma sono felice che tu sia viva e non ti odio più. Quelle parole furono sufficienti. Grazie, sussurrai. Richiamami il mese prossimo, disse Carla. Possiamo parlare un po'. Te lo prometto, risposi. Quando uscii dalla cabina telefonica, il sole d'inverno brillava nel cielo. Matteo aprì le braccia. Io corsi verso di lui. Ce l'ho fatta, sussurrai. Lo so, disse. Sono orgoglioso di te. Per la prima volta dopo tanto tempo, il passato sembrava più leggero. Molti anni dopo. Sono passati molti anni da quella telefonata. La mia vita è molto diversa adesso. Non sono più la ragazza smarrita che ero a 22 anni. Sono più grande, più tranquilla e capisco la vita molto meglio. Lavoro ancora al Leo's Café, ma non sono più una lavapiatti. Adesso gestisco il caffè. Anna è ancora lì. È la mia migliore amica e ridiamo insieme ogni giorno. Matteo e io siamo sposati. Il nostro matrimonio è stato piccolo e semplice. Lo abbiamo celebrato nel caffè insieme alle persone che amiamo. Anche Carla è venuta. Sì, mia sorella è venuta. Ci siamo abbracciate a lungo. Dario non è venuto e l'ho capito. Io e Carla stiamo ancora guarendo le ferite del passato. Il nostro rapporto non è perfetto, ma cresce lentamente. Matteo e io viviamo in un piccolo appartamento pieno di libri, piante e serenità. La nostra vita è semplice. Lavoriamo, cuciniamo, parliamo, ci amiamo con sincerità. Ho imparato una cosa importante. Non puoi rubare la felicità di un'altra persona. La gelosia può distruggere il cuore. La vera felicità si costruisce lentamente, con sincerità, duro lavoro e coraggio. Se hai commesso degli errori, la tua vita non è finita. Puoi cambiare, puoi affrontare la verità. Puoi diventare una persona migliore. Io sono Isabella e dopo una lunga strada piena di oscurità ho finalmente trovato la pace. Grazie per aver ascoltato tutta la storia.
La storia di Isabella ci insegna una lezione importante. La gelosia può far perdere alle persone la strada, ma un errore non deve per forza distruggere tutta una vita. Isabella ha commesso un grave sbaglio, ma ha lavorato duramente, ha affrontato la verità e lentamente è diventata una persona migliore. La parola di oggi è onestà. Scrivi una semplice frase nei commenti usando la parola onestà. Per esempio, Isabella ha imparato l'onestà. Oppure, l'onestà ha aiutato Isabella a sentirsi libera. E dimmi anche, pensi che Isabella meritasse una seconda possibilità? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti al canale per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.